Ciao a tutti e benvenuti all'appuntamento con l'eclissi di sole anulare del 10 giugno di quest'anno. Chiariamo subito che cos'è un'eclissi. L'eclissi si verifica quando il cono d'ombra della Luna va ad oscurare il Sole. Come abbiamo detto, sarà un'eclissi anulare e questo significa che il cono d'ombra coprirà quasi per intero il Sole, lasciando esclusivamente un cerchio di fuoco visibile tutto intorno. Dall'Italia il fenomeno non potrà essere visibile interamente. I luoghi in cui si potrà vedere il fenomeno per intero sono il Canada e la Groenlandia, sono i posti migliori per l'osservazione, ma in Italia potremo comunque osservare, specialmente nelle regioni del nord, un fenomeno un po' diverso, e cioè vedremo la parte superiore del Sole oscurarsi. Dipende ovviamente dalla regione in cui viviamo. Infatti, al sud Italia e in alcuni punti del centro Italia questo non sarà visibile minimamente. Da mezzo centro Italia al nord, invece, si potrà osservare un'oscurazione massima ad Aosta del 4,9%. Un altro posto molto adatto per poter osservare l'eclissi è Verbania, che sta in Piemonte, e raggiungerà un'oscurazione del 4,5%. Anche Sondrio e Bolzano potranno beneficiare in parte di queste eclissi. Nelle altre regioni, scendendo, si potrà vedere qualcosa in parte dalla Toscana e in parte delle Marche, ma veramente a livelli molto bassi. Allora, di cosa vogliamo parlare in questo video? Voglio parlare di che cosa significherà l'eclissi per tutti quanti, quindi come nazione, ma anche individualmente, che cosa comporterà. Molte persone, quando ci sono le eclissi, si sentono nervose, si sentono destabilizzate. E questo perché? Perché comunque a livello interiore ci si accorge che qualcosa non sta andando tanto bene, e quest'anno osserveremo l'eclissi che si verificherà ai 19 gradi dei Gemelli, in 10ª casa. Ho fatto la carta natale mettendo come città Roma, dato che è la capitale, l'orario mezzogiorno e 41. Vi faccio presente però che non in tutte le regioni d'Italia si potrà osservare l'eclissi allo stesso orario, differisce, quindi chi vuole sapere quale sarà il momento in cui nella vostra città il sole, il sole sarà oscurato maggiormente, me lo potete chiedere direttamente e ve lo farò sapere. Allora, dicevamo che l'eclissi si verifica in 10ª casa e nel segno dei Gemelli. Che cosa significa questo? Prima di tutto dobbiamo dire che la 10ª casa è la casa che a livello naturale è governata dal Capricorno e da Saturno. Quindi parliamo di autorità, parliamo di istituzioni, parliamo di potere in qualche modo, perché comunque l'autorità ha sempre potere su di tutti, sul popolo. Gemelli è un segno che presiede alla comunicazione. Quindi, fondamentalmente, questa eclissi ci parla di tutto ciò che è comunicazione da parte dell'autorità, da parte del governo. Però i Gemelli sono governati da Mercurio. Mercurio, come sappiamo, da qualche giorno è andato retrogrado. E questo cosa comporta? Comporta una comunicazione che può essere non precisa,
ci possono essere dei ritardi, ci possono essere dei contrattempi, addirittura si possono scoprire cose che prima erano sotterranee, diciamo, sotterrate, e adesso invece vengono alla luce perché Mercurio sta funzionando male, essendo retrogrado. Quindi queste comunicazioni dell'autorità come vanno a influire sulla vita degli italiani? Intanto in questi giorni stanno venendo a galla delle cose che prima non si sapevano, cioè si immaginavano, ma le fonti ufficiali, quindi mainstream, negavano, la narrazione era per tutti uguali, mentre adesso le voci che prima erano considerate fuori dal coro, adesso invece vengono prese in considerazione. Dicevamo, guardo un attimino la carta natale che ho fatto per darvi le informazioni e vediamo che questa congiunzione Luna-Sole, perché quando c'è l'eclissi significa che sono congiunti, va in quadratura con Nettuno. Nettuno in settima casa è in Pesci. Essendo in Pesci, Nettuno è in domicilio, quindi è estremamente potente. Nettuno che cosa provoca? Provoca la confusione, provoca la dissimulazione, provoca l'illusione. Quindi questo Nettuno che quadra, quindi fa un aspetto negativo con l'eclissi, va a creare una confusione maggiore di quella che c'è stata finora. Finora tutti hanno creduto ciecamente, a parte pochi eletti, a ciò che veniva detto dai governi e dal mainstream, quindi governi Capricorno, il mainstream Mercurio e Gemelli. Hanno creduto ciecamente. Adesso che stanno venendo fuori delle informazioni, anche delle prove, che cosa succede? C'è una grandissima confusione e questa confusione è fomentata da Nettuno in Pesci, quindi fortissimo. Vengono messe per la prima volta in discussione quelle certezze che venivano date al popolo, che adesso non sono più certezze. Quindi questo aspetto per il popolo, nonostante sia una quadratura, per il popolo è positivo. La quadratura per chi è negativa? Per la decima casa, la casa del governo. Non dobbiamo subito esultare, perché comunque ci sono e ci saranno altre configurazioni che porteranno avanti ancora questo stato di cose per lungo tempo. Ma cos'altro c'è da dire? C'è da dire del trigono tra l'eclissi e Saturno. Saturno, come abbiamo detto, è dominatore naturale della decima casa. Quindi questo Saturno che fa trigono ed è in Acquario, quindi è dominatore, quindi è signore, è forte questo Saturno. Questo Saturno dice: sì, è vero, c'è un po' di confusione, ma non vi preoccupate, perché metto tutto a posto io. Ancora le leggi ci sono, le leggi sono forti, c'è confusione grazie all'intervento di Nettuno, ma ancora Saturno, anche lui fortissimo, quindi Saturno si trova nella stessa casistica di Nettuno, è come se fossero due re, Saturno e Nettuno, quindi uno dà contro all'eclissi, l'altro la sostiene. Avendo quindi il sostegno di Saturno, ancora il governo riesce a reggere la pantomima che ha messo in atto, mentre invece Nettuno sta in parte mettendo confusione insieme a Mercurio per poter far notare dei punti di vista differenti.
Andiamo avanti, continuiamo a guardare che cosa ci dice la carta. E la carta cosa ci dice? Una cosa importantissima, perché tra Marte, Plutone e Nettuno si forma il punto di Talete. Il punto di Talete è una conformazione triangolare in cui due pianeti si oppongono e, come posso dire, riversano la loro forza sul pianeta che riceve da uno il sestile, da uno il trigono, e questo pianeta chi è? Di nuovo Nettuno. Quindi ricapitoliamo perché non avete la carta sotto gli occhi. Marte e Plutone sono in opposizione, quindi Marte e Plutone si stanno facendo la guerra. Una guerra tra Marte e Plutone è estremamente pericolosa perché sono due pianeti che non scherzano affatto. C'è da dire, Marte è in caduta, è debole perché si trova ancora nel Cancro. Un Marte in Cancro è dominato dall'emozione, dai sentimenti, quindi il suo modo di andare in guerra non è un modo scientifico, non è un modo programmato, è un modo emotivo. E per la guerra, lo sappiamo, le emozioni non vanno bene. Quindi Marte è debole, sta facendo la guerra a Plutone in Capricorno. Plutone in Capricorno non è né debole né forte, è peregrino. Quindi un Plutone in Capricorno è comunque più forte di Marte. Marte dove si trova? Si trova nell'11ª casa, che è la casa naturale di Urano, quindi è una casa che porta rivolte, che porta ribellione, che vuole giustizia. Ma come abbiamo detto, questo Marte è debole, quindi Marte non riesce a far fronte all'opposizione con Plutone. Plutone, abbiamo detto, è più forte di Marte. Entrambi si vanno a scaricare su Nettuno, quindi Nettuno è il pianeta che riceve le frustrazioni di quest'altri due. E che cosa fa Nettuno? Ribolle da solo, medita da solo nelle sue illusioni, quindi questo momento in cui si crede che le cose possano cambiare perché stanno venendo fuori delle cose, non fatemelo dire in un video, delle cose riguardo al governo che prima negava, ma essendo sollecitato sia dall'eclissi e sia dalla guerra tra Marte e Plutone, Nettuno riesce solamente a creare una grandissima confusione nelle masse. Quindi questo non è sicuramente il momento di fare chiarezza su questa situazione. Cos'altro c'è da dire? C'è da dire che Saturno, quindi di nuovo governo, che abbiamo detto è forte perché è in Acquario, perché è il Signore, fa una quadratura con Urano. Urano in Toro. Urano in Toro è in caduta, debole. Quindi Urano, che è il pianeta, come abbiamo detto, della ribellione, non riesce a far fronte a Saturno. Di nuovo, Urano, che si trova nella 9ª casa, nella casa della legge, che cosa fa? Fa che vorrebbe riformare, ricostituire le leggi in un modo nuovo, che questo è quello in effetti che stiamo vivendo. Stiamo vedendo una società che sta cambiando. Cambiare a volte non significa migliorare, sta cambiando, ma sta cambiando
in modo negativo, perché l'aspetto di libertà che porta Urano non è abbastanza forte perché è in Toro. Quindi Saturno, che invece è in Acquario e fa la sua bella quadratura, dice ancora: comando io, comandano le leggi, comanda il governo, non fa delle innovazioni che portano libertà, fa innovazioni che portano ancora più chiusura, più rigidità. Quindi questa eclissi non ci sta aiutando. L'eclissi di per sé è sempre stata considerata negativa, ma in questo caso non ci sta aiutando. Che cosa significa questa eclissi a livello personale? A livello personale abbiamo gran confusione nei rapporti interpersonali, problemi di comunicazione con le persone con cui siamo più strettamente legati, problemi nelle famiglie, direi, perché comunque la settima casa dove è posizionato Nettuno è la casa del matrimonio, la casa delle associazioni, quindi non è la famiglia di per sé stessa d'origine, sono le relazioni che noi intessiamo con gli altri per nostra libera scelta, ok? E queste interazioni andranno estremamente a soffrire dell'eclissi, così come andrà a soffrire il settore svago, perché Plutone e Saturno stanno nella quinta casa. Quindi quella poca libertà, quell'allentamento che stiamo vivendo adesso non ci porterà a divertirci, non ci porterà ad essere più leggeri, ad essere più vitali, ad essere più energici. No, perché siamo frustrati comunque da Marte. È una situazione personale, ripeto, che inciderà anche molto eh, sul potere decisionale di ciascuno di noi, che non è chiaro, c'è la confusione, c'è Mercurio retrogrado, c'è Mercurio che quadra Nettuno, quindi quando noi pensiamo di prendere delle scelte consapevoli per noi stessi, in realtà dobbiamo guardarci dentro molto bene, perché questa configurazione non ci permette di essere lucidi e di fare delle scelte veramente sensate, veramente intelligenti. Cos'altro vi devo dire? Vi devo dire che per ciascuno di noi questa eclissi si svolgerà in maniera differente. In base a che cosa? In base a dove si posiziona nell'oroscopo di ciascuno di noi. Sicuramente le persone appartenenti al segno dei Gemelli soffriranno di più di queste eclissi, chi ha l'ascendente in Gemelli o chi ha pianeti in quadratura o in opposizione al 19° grado dei Gemelli. Bisogna vedere per ciascuno in quali case accadono questi fatti e quindi potremo capire se queste problematiche riguardano noi stessi, riguardano la salute, riguardano il lavoro, riguardano le relazioni. Questa è una cosa tutta da vedere su ciascuno, ma in linea generale sono le comunicazioni quelle che soffriranno di più e sono i ragionamenti materiali, vengono confusi. Questi ragionamenti verranno confusi, quindi dovete stare estremamente attenti alle decisioni che prenderete in questo momento. Spero che questo video abbia fatto un po' di chiarezza. Vi rimando ai prossimi video, vi saluto e buoni eclissi. Ciao!